Ricordo ancora la prima volta che ho sognato in tedesco. Dopo un po' di tempo che stavo studiando la lingua, che mi ero immerso al 200% nella lingua, finalmente stavo sognando in tedesco, il che è un ottimo sogno perché significa che stava avvenendo il processo di acquisizione della lingua. Qual è il problema quando sogni in tedesco? Quasi sempre, anzi sempre, gli articoli sono sbagliati. Sognavo in tedesco e mi svegliavo la mattina e pensavo no, ho sbagliato l'articolo. Il sogno diventava quasi un incubo, ok? Perché gli articoli erano sbagliati. E questo non è successo solo a me. Se chiedete a chiunque abbia sognato in tedesco, gli è passata questa cosa. Gli articoli in tedesco e la loro combinazione con le preposizioni, ragazzi, non sono semplici, sono un'ossessione. Non facciamo però l'errore di concentrarci solo e troppo su questo aspetto della lingua, perché è un aspetto che in qualche modo si nota, è predominante, ci preoccupa, ci blocca, non riusciamo a parlare perché siamo sempre preoccupati per gli articoli e per il loro uso. Cerchiamo invece di mettere il nostro focus sulla comunicazione, ok? I problemi con gli articoli ci saranno sempre, li risolveremo più avanti, ok? Grazie al feedback, però se da subito ci concentriamo troppo, ci blocchiamo. Attenzione, non sto dicendo di non studiarli, ok? Perché se non studiamo niente e parliamo completamente a caso, poi il lavoro che dovremmo fare per andare a correggere quello che non abbiamo imparato all'inizio sarà un sacco di lavoro, perché quando le reti neuronali si saranno formate, allora sarà difficile andare a cambiarle. Però dargli il giusto peso, non dargli troppo peso, non bloccarci. Ecco come non imparare il tedesco. Lo stesso vale, ragazzi, per il linguaggio formale. Io mi ricordo ancora una volta un language exchange, è arrivato questo ragazzo giovane, abbiamo chiacchierato un po' in tedesco e lui mi dava del lei, no? A un evento super informale come può essere un language exchange, e mi ha detto io ho imparato il linguaggio formale e non so parlare con il linguaggio non formale, informale, in tedesco. Cioè, sì, il linguaggio formale è importante, in tedesco serve, soprattutto nel mondo del lavoro, però, ragazzi, il linguaggio informale in un evento di questo tipo è fondamentale, perché se tu arrivi, inizi a darmi del lei, metti un po' di distanza, ok? Quindi tantissimi corsi, purtroppo, o magari perché sono pensati per il lavoro, immagino, di lingua tedesca si focalizzano principalmente sul linguaggio formale, quindi attenzione a questa cosa, non impariamo solo il linguaggio formale, impariamo anche il linguaggio formale, però non solo. Un altro punto fondamentale su come non imparare il tedesco è non diamo un'importanza eccessiva alla pronuncia, cioè la pronuncia è importante per farci capire, ok? Però ci sono così tanti stranieri in Germania, di qualunque paese del mondo, che vengono da qualunque parte del mondo, che la gente è abituata ad ascoltare un tedesco che non è al 100% perfetto, quindi a livello di comunicazione, anche se non abbiamo un accento perfetto, non sarà un problema farci capire, ok? Questo è molto più difficile invece, ad esempio, in russo. In russo, se non ho un accento buono, la gente non capisce quello che diciamo, perché sono meno abituati ad avere stranieri che parlano la loro lingua. Quindi se non pronunci la parola bene,
può darsi che non ti capiscono. In Germania, nei paesi germanofoni in realtà, perché includo anche l'Austria, includo la Svizzera, la parte tedesca, ci sono persone che vengono un po' da qualunque parte del mondo oramai, quindi la gente è un po' più abituata, ok? Ovviamente poi il mio consiglio è, se volete usare il tedesco a livello professionale come project manager, come sales manager, come quadro in qualche azienda, allora ti dico sì, inizia ad approfondire anche la pronuncia è importante. Se il nostro obiettivo però è comunicare o non lavoriamo in questo tipo di ambito, allora le persone ci capiranno, non c'è bisogno di andare ad approfondire ogni singolo piccolissimo dettaglio. Non parlare come in italiano, questo può sembrare banale, però il tedesco spesso inverte verbo e oggetto e soggetto, quindi questo è importante, ok? Perché ci sta, se io uso l'articolo che magari non è l'articolo perfetto o ho un piccolo errore di pronuncia, ok, la gente mi capisce. Se però la struttura della frase che io utilizzo è diversa da quella che una persona madrelingua tedesca si aspetta, allora la confondo. Allora questa persona rimane lì un attimo così e deve cercare mentalmente di riordinare quello che io ho detto per riuscire poi a capire cosa voglio dirgli e per riuscire poi a rispondermi. Quindi non sottovalutiamo questo aspetto, ok? Questo è fondamentale. Non parliamo come parleremmo in italiano, ok? Questo è davvero importante. In tedesco, proprio per questo aspetto, ci si blocca spesso, perché magari stiamo parlando con qualcuno e pensiamo, ah no, caspita, dovevo invertire il verbo di là, cosa dovevo fare, non mi ricordo, e non riusciamo a parlare, ok? C'è un modo per superare la paura di parlare in tedesco o in qualsiasi altra lingua. Ho fatto un video in cui parlo in dettaglio di come superare la paura di parlare. Se ti interessa, dagli un occhio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!